Ciao a tutti, oggi andiamo un pochino più nel particolare su quella che è la personalità del narcisista e quindi come tende il narcisista a colpevolizzare e svalutare gli altri. Questo perché? Perché chiaramente ha bisogno di costruire un io e una realtà che appunto non sono quelle reali. Quindi il narcisista, consciamente o inconsciamente, si rende ovviamente conto di avere dei difetti, di fare degli errori e di avere dei problemi, ma che cosa attua come meccanismo? Quello di colpevolizzare il prossimo e di lanciare accuse ovviamente false al prossimo. Quindi distorce la realtà per far sentire te o altre persone colpevoli di mancanze sue proprie. Quindi se litigate è colpa tua, se è stato licenziato è il suo capo, se succede qualcosa di brutto sono sempre gli altri. Soprattutto il narcisista covert ha fortissima questa dinamica dell'essere lui quello maltrattato, quello a cui capitano tutte le cose brutte, quello a cui gli altri danno la colpa. Fate attenzione perché spesso e volentieri il narcisismo covert si associa anche all'essere passivo-aggressivi, quindi quella forma di passività per cui magari non sfocia in aggressività fisica, ma verbale sicuramente. Il narcisista, ricordiamoci, ha una bassa autostima. Quindi, che cosa fa appunto in questo meccanismo di proiezione? Rilancia, tra virgolette, su di te questa sua bassa autostima e quindi è molto critico. Il narcisista tende spesso e volentieri a criticare gli altri e se tu sei il suo o la sua partner, chiaramente sei il punto focale di queste critiche. Quindi tutto quello che lui sente non andare bene in se stesso lo ributta su di te criticandoti per quello che in realtà sono le sue di mancanze, le cose a cui sente di non arrivare, di non farcela, diventano quello in cui tu non arrivi e non ce la fai, anche se poi obiettivamente tu sei una persona che le sue cose le fa magari anche molto bene. Come si diceva prima, soprattutto nel covert c'è la nota del vittimismo. Domandiamoci come mai sia possibile che alla persona con cui stiamo vada male tutto, sempre, comunque, che tutti lo odiano e che tutti ce l'abbiano con lui. Eccoci, non è normale, il tutto e niente non sono mai delle cose sane e normali. Altro campanello d'allarme è il fatto che il narcisista sia molto invidioso e molto geloso. Se iniziano a uscire dalla sua bocca troppo spesso frasi come ma lui ha fatto così, ma guarda lui che macchina ha, sì, ma lui c'ha la mosa giovane, cioè, come a dire che magari tu sei attempata, ma cioè, allora trovatene un altro. Cioè, ti vado bene, non ti vado bene. Quindi questa parte, poi questa gelosia, questo criticare sempre gli altri e cercare di sabotare gli obiettivi degli altri. E ricordati che se tu sei il suo partner o la sua partner, essendo la prima vittima, sono i tuoi obiettivi che il narcisista in questa proiezione cerca di sabotare. Quindi renditi conto di quanto poco è sano, a prescindere, stare con una persona di questo tipo. Inoltre, chiaramente, in tutto questo quadro di proiezione distorta della realtà, il narcisista ha un senso di grandiosità. Quindi se da una parte abbiamo il covert, che è poverino, 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 dall'altro abbiamo l'Ope che fa tutto lui, è intelligentissimo, è fantasmagorico, tutto quello che ha fatto. Ecco, ad esempio, i progetti. Quando una persona ha sempre in ballo dei progetti incredibili e di solito, notate, li scarica poco a terra, anche questo. Io ho avuto una frequentazione con una persona in amicizia in realtà, però è un esempio molto calzante, però un po' di anni, quindi voglio dire ci si raccontava ogni tanto, ho conosciuto per lavoro e tutto, che ha sempre un progetto in ballo.
penso sia, boh, forse 10 anni che deve aprire un canale YouTube. Eccoci, che poi voglio dire, ti registri, metti il video sul canale, in realtà tecnicamente l'hai aperto, cioè nel senso, poi farlo crescere è un'altra cosa, però questo senso di io ho progetti, io ho cose, io farò questo, farò quello, farò quell'altro, sempre tutto molto importante, molto euforico, molto enfatico, e poi alla fine non fa più niente. E tu dici, boh, non lo so. Poi una volta li ascolti, due li ascolti, alla tre, chiaramente se sei una persona sana ti rompi. Quindi rendiamoci conto che quello che descrive il narcisista, overt, lamentoso, aggressivo, critico, piuttosto che invidioso o vittima, è un universo distorto, non è una realtà. Fermo restando che ognuno di noi crea il proprio universo, quindi la stessa cosa descritta da due persone differenti è differente, certo, un minimo di equilibrio ci va nelle cose, soprattutto se nel costruire questo universo distorto va a disintegrare il nostro universo, perché qualunque cosa facciamo, diciamo, siamo, non trova accoglienza, non corrisponde nel parlare, proprio nel vivere, nell'avere a che fare con il narcisista. Quindi la prima cosa, se già stai guardando il video, beh, forse perché segui il canale mi fa super piacere, ma magari anche perché hai cercato qualche notizia in più sul narcisista. Quindi quello a cui solo devi fare un attimo più attenzione, visto che il dubbio già ce l'hai, è riconoscere i segnali. C'è questo video, ce ne sono di precedenti e ne seguiranno altri, ma l'attenzione a questo tipo di segnale è importantissima perché ci fa fare il focus su quello che sta succedendo. In seconda istanza, non interiorizzare le accuse del narcisista. Perché? Perché se sei in un momento un po' fragile, un po' debole, se sei innamorato o innamorata, se il narcisista è riuscito un pochino a isolarti, è facile che le sue accuse, quello di cui ti colpevolizza, su di te facciano presa. E quindi tu inizi ad avere una visione di te stesso, di te stessa, che non è quella reale, ma è quella che ti racconta il narcisista. A questo punto inizia a stabilire dei limiti con lui, in te stessa, su quello che non vuoi farti fare e farti dire, e sposta sempre di più contro il narcisista questi limiti, perché è il modo per limitarlo. In questo modo amplierai anche quello che è lo spazio su te stessa, di te stessa, del concentrarti sul tuo nucleo, te stesso, perché ci sono anche le narcisiste donne e fanno danni uguali. Quindi nel concentrarti su quello che sei tu, nel non farti coinvolgere o farti coinvolgere sempre meno dai suoi giochetti mentali, chiaramente questo ti solidificherà. Un aiuto è sempre qualcuno di esterno, una, due, tre amiche, mamma, nonna, zia, cugina, psicologo. In questa fase veramente tirate a voi tutte le forze che potete tirare a voi di persone che vi vogliono bene. E ricordati, non sei responsabile dei problemi del narcisista, soprattutto se un covert, un lamentoso o un aggressivo, non sta a te cambiare questa persona. E la prima cosa che devi fare è tutelare te stesso o te stessa. In seconda istanza, puoi proporre un aiuto psicologico a un narcisista che il 99% delle volte risponderà anche in modo aggressivo perché ti dirà che lui problemi non ne ha. A questo punto inizia a valutare che sei una persona che merita di essere trattata con rispetto e considerazione, che hai diritto a una vita sana e felice, e se la persona che frequenti ha dei problemi di questo tipo e non li vuole affrontare, non sta a te affrontarli e inizia con il cuore, te lo dico, a sganciarti, sia che sia il tuo partner, un amico, una persona a cui vuoi bene, perché volergli bene è comunque prima di tutto voler bene a te stesso, a te stessa, e avere un punto stabile in te stesso, in te stessa. Solo così puoi realmente aiutare nel caso il narcisista. Grazie a tutti per aver seguito questo video che era forse un po' specifico,
ma dà proprio l'idea di come il narcisista non abbia un reale contatto con la realtà, ma proietti tutto questo suo disagio interiore intorno a sé con le persone che comunque fanno parte a questo punto purtroppo della sua vita. Un abbraccio a tutti e grazie veramente ancora per seguire il canale e nel caso anche per consigliarlo. Un abbraccio.